Non vedevamo l'ora di trovarci faccia a faccia con gli squali e di fissare quei loro occhietti inespressivi ed inquietanti. Dite che per questo abbiamo qualche problema? Bah, dai, ognuno il suo. Quel che è certo è che tra poco saremo accontentati. Comunque, intanto benvenuti a Valencia. Sapevate che l'Oceanografico è il più grande acquario d'Europa? No? Bene, ora lo sapete. Questa bellissima struttura è composta da 7 ambienti marini diversi ed ospita circa 45.000 esemplari di oltre 500 specie, come delfini, leoni marini, pinguini, squali e tantissime altre splendide creature. Ed è appunto la varietà di ecosistemi marini che ospita il vero punto di forza dell'Oceanografico. Dai deserti sottomarini alle foreste pluviali tropicali, dalle acque polari agli habitat mediterranei, il parco offre un'esperienza che ci permette di scoprire la ricchezza della vita marina di tutto il mondo. Bene, da dove cominciare? Muovetevi liberamente e soffermatevi sulle bestioline che più vi incuriosiscono. Noi siamo partiti da 2 fantastici tunnel, quello dell'ambiente tropicale lungo 70 metri e quello degli squali di 35. No, dobbiamo seguirlo. Ma guarda come fa! E detto fatto, eccoci già al cospetto di questi mostri marini. Li possiamo chiamare mostri? Non si offende nessuno, vero? Personalmente da bimbetto rimasi abbastanza impressionato da Jaws di Steven Spielberg. Ma è più la leggenda che altro, dai. Eh sì, perché studi scientifici hanno dimostrato che gli squali attaccano gli esseri umani per errore, paura o a causa di nostri comportamenti errati. Le 3 specie più pericolose per l'uomo sono lo squalo bianco, lo squalo tigre e lo squalo leuca. Ma noi simpatici bipedi, non abitando ambienti marini, non facciamo parte delle naturali prede degli squali, i quali dal canto loro non sono in grado di riconoscerci, come invece fanno per gli altri pesci, molluschi e crostacei con cui hanno convissuto per milioni di anni. Quindi, quando accadono, come accadono certi dolorosi incontri ravvicinati tra noi e loro? Beh, i predatori conservano nelle loro informazioni genetiche un'immagine piuttosto generica della preda che si sono evoluti per cacciare, e nel caso degli squali, tra queste ci sono anche alcuni mammiferi marini, vagamente somiglianti a noi esseri umani quando nuotiamo, cosa che potrebbe mandarli in confusione. Oppure, molto più banalmente, come tutti gli animali, anche gli squali attaccano quando si sentono minacciati o messi alle strette. Gli scenari qui sono molto suggestivi perché l'immersità è totale. Siamo completamente circondati da creature di ogni dimensione, forma e colore, dalle misteriose mante ai granchi giganti, passando per enormi tartarughe marine e, appunto, squali, che a dirla tutta incutono sempre un certo timore. Sembra quasi di poter arrivare a toccare queste bestioline grazie alle strutture che corrono sopra le nostre teste e tutto intorno a noi. È anche possibile ammirare gli animali muoversi in interi banchi, talvolta incrociandosi tra loro, regalando ai nostri occhi un altro scorcio di vita oceanica. All'appello non mancano pesci pagliaccio, pesci chirurgo, pesci balestra, pesci bandiera, cavallucci marini, stelle marine, insieme a una molteplicità di specie curiose che, a dirvela tutta, non avevamo mai visto altrove. Vi avevamo
abbiamo detto che l'Oceanografico è il più grande acquario d'Europa, ma vi siete mai chiesti quanta acqua si trovi al suo interno? No? Bene, pensate che siamo qui per dirvelo comunque. Vediamo, considerando tutte le sue vasche, piscine, laghi artificiali e quant'altro, il totale è di circa 46 milioni di litri d'acqua, quasi tutta estratta dal Mar Mediterraneo attraverso delle pompe, acqua che poi viene filtrata prima di essere usata per ospitare gli animali. Ah, chiaramente quest'acqua non è trattata con cloro. Ma la maggior parte dell'acqua è utilizzata per i mammiferi. Considerate che le sole piscine del delfinario contengono circa 26 milioni di litri d'acqua. Come già accennato, le strutture dell'Oceanografico sono divise in diverse sezioni, ognuna dedicata ad un particolare habitat marino. E quindi, cosa troviamo? L'emisfero subacqueo, una struttura, come abbiamo visto, a forma di sfera che ospita varie specie marine, permettendo ai visitatori di osservare la vita marina da un punto di vista unico. L'Oceanografico artico, ovvero una zona dedicata alle creature polari, come pinguini e i beluga, che riproduce le condizioni climatiche delle regioni artiche. L'Oceanografico tropicale, un ambiente per l'appunto tropicale con una vasta gamma di specie, tra cui un trionfo di pesci colorati, squali, tartarughe e molti altri animaletti. Poi abbiamo il delfinario. Ebbene, uno dei punti salienti dell'Oceanografico è lo spettacolo dei delfini, durante il quale questi splendidi mammiferi marini mettono in mostra alcune loro abilità. Di solito vengono svolti 2 spettacoli al giorno, ma è da tenere presente che gli orari degli spettacoli e gli orari di apertura degli habitat possono cambiare, quindi controllate gli orari di apertura del giorno della vostra visita e fate in modo di essere lì almeno 10-15 minuti prima per assicurarvi un buon posto. Muy bien, Daniel, vete por aquí. Vamos a subirnos allá arriba. Y bueno, cuéntanos, ¿qué tal te lo has pasado? Muy bien. Un fuerte aplauso a nuestro voluntario. Come dite? Quanto costa il biglietto? Come ci si arriva? Quanto tempo ci vuole per visitare l'Oceanografico? Se ci sono ristoranti dentro? E ora vi diciamo tutto. L'Oceanografico si trova nel complesso delle Città delle Arti e delle Scienze, nella zona sud-est della città, non lontano dal mare, e la linea 10 è l'unica linea della metro che raggiunge questa zona. Muovendosi invece in autobus potete prendere il 95 o il 99. Il biglietto d'ingresso all'Oceanografico costa circa 38 euro e ci vogliono sulle 4 ore per una visita completa. Per quanto riguarda il mangiare, all'interno si trovano sia alcuni fast food che i ristoranti, più il simpatico ristorante sottomarino dove si può pasteggiare circondati da vasche d'acqua piene di pesci. Se avete domande o curiosità in merito all'Oceanografico, lasciateci un commento qui sotto. Ah, mi stavo dimenticando di dirvi che il video finisce qui. Iscrivetevi al canale. Mi ci vorrebbe un massaggio nei polpacci. Ciccia, ma... aspetta un po'. Trova le differenze? I denti sono quelli. Dove Va a cagare, va.
soul. No, 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 no.